Ben ritrovati a tutti e buongiorno qui da Radio Rossonera il 27 febbraio del 2024. Buongiorno a tutti da Mattino Milan. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. È un giorno di pausa, tra virgolette, nel senso che forse è uno dei pochissimi giorni senza gare. Ieri si è chiusa la Serie A, ha vinto la Fiorentina in rimonta contro la Lazio. Tra l'altro, bene, ha vinto bene la Fiorentina. Ho avuto la sventura di vederla tutta e la Lazio non mi ha fatto una grande impressione, onestamente. È andata parecchio in difficoltà, poteva finire molto peggio. Sì. Vince bene la Fiorentina e vince anche la Roma, quindi un po' dietro. Insomma, c'è un po' di movimento per la zona Champions League che ancora in realtà ci riguarda relativamente poco perché sono due squadre ancora un po' lontane. Henry. Sì, allora innanzitutto mettete like, ve lo cioè proprio sono dritto, diretto oggi, mettete like, cioè bella Roma-Fiorentina che vincono, a noi interessano i vostri like, quindi cioè sono molto onesto. Per supportarci, per diciamo far sì che possiamo proseguire con questi video, con questi contenuti, quindi cliccate sul pollicione all'insù, diteci un commento fa schifo. Diteci la vostra in un commento, quindi scriveteci un commento qua sotto e mi raccomando li aspettiamo, soprattutto sull'argomento principe di oggi di cui parleremo tra poco. Tornando alla corsa Champions, ripeto, così come rischia di diventare una Royal Rumble quella per la lotta a salvezza, no, sotto il Genoa, da quella sotto il Genoa in poi, dall'Empoli credo in poi, fino alla penultima, perché la Salernitana per me è già con un piede giù, però dall'Empoli in poi sono in tante, son tipo 7 squadre in 5 punti, giù di lì. E così per la lotta Champions, cioè per il quarto e quinto posto, se togliamo noi, cioè se togliamo il Milan, ci sono Mm. Atalanta, Bologna, Roma, Lazio e Fiorentina, con pure il Napoli che se dovesse recuperare la partita e vincere tornerebbe comunque nel plotone, ecco, Mm. quindi rischia di diventare una bella lotta con la speranza che noi ne saremo già fuori, ecco. Cioè, la speranza deve essere quella, perché se vieni inghiottito in quel mare lì poi diventa complesso se sei stato per tanto tempo più in avanti. Quindi speriamo che possa essere una bella lotta e che non ci coinvolga, ecco. Allora, guarda, non è per gufare, ci mancherebbe altro, però vista la Lazio delle ultime due partite, cioè, ti devi proprio impegnare, per andare incontro a una cattiva partita. Poi, che so, il pari può venire fuori per mille motivi. Ieri, ad esempio, la Fiorentina ha preso 4 pali, cioè, quindi nel calcio capita. Però veramente ha fatto due partite non bellissime la Lazio ultimamente, tolta la parentesi col Bayern. Non mi sembra una squadra in questo momento in mega stato di forma, soprattutto in vista del fatto che dopo di noi ha il Bayern. E Anche quindi col Torino che han vinto 2-0 con 2 grandi giocate, ti direi della coppia Guendouzi-Luis Alberto, anche se un gol lo fa Cataldi. Anche col Torino non è che abbiano fatto il primo tempo ha rischiato tanto, con le discese di Bellanova, quando Van Zapata che ha lottato, Sanabria stesso, io quella purtroppo ho visto tutta. mm. E non è che sia stata, nonostante la vittoria, una partita strabiliante della Lazio. Bisogna stare un pochino attenti a quei 3-4 singoli che hanno il colpo, perché comunque li hanno, cioè non hanno giocatori scarsi, Mm. però se si prepara come si è preparata l'Atalanta, a 'sto giro secondo me si hanno buone chance. Sei pronto? Sono pronto. Scatta l'allarme. Oddio, che allarme. L'allarme. Da Hernandez a Giroud i rigori sono un vizio e Maignan non li para più. In stagioni rossonere hanno mandato già 11 volte gli avversari sul dischetto e gli ultimi 3 gol subiti così. Credo che siamo, forse è la prima volta che mi capita da quando ne ho memoria che un portiere viene giudicato per il fatto che non para i rigori.
credo che sia veramente la prima volta da quando ne ho memoria che si critica il fatto che un portiere prima magari parava qualche rigore in più e adesso ha preso dei rigori e se li è raccolti in saccoccia. Posso non commentare? Questo è giusto così, ti dico, perché se non sai proteggere i tuoi giocatori dalle vaccate, Eh. è giusto così. Perché poi monta, 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 monta e alla fine poi viene fuori. Ho Adesso il problema capito è che un quello di cui portiere parli. non para i rigori. Ehm, io meglio che non commento. Meglio che non commento Ma poi perché è statistico, cioè è vero. Li ha presi tutti. Cioè tutti i rigori tirati han fatto gol. Non ne ha sì, parato 1. sì, Okay. però io non ricordo un rigore di Maignan in cui la palla gli passa a 1 centimetro e gli sguscia via e non la prende perché, fa una papera sul rigore e magari intuisce ma va molle, cioè son tutti rigori imparabili. Cioè, se prendiamo i rigori forse uno, su uno sul rigore, non mi ricordo chi l'ha tirato, avrebbe potuto far di più, però son tutti imparabili. La maggior parte o angolatissimi o centrali forti, cioè se vogliamo parlare di Maignan che non para i rigori, va bene, parliamo di Maignan che non para i rigori, cioè per me se dobbiamo parlare di Maignan è più grave il fatto che ha commesso magari qualche leggerezza a livello di interventi, no, nel corso delle ultime giornate. Cioè i rigori è proprio l'ultima roba che devi toccare. Però evidentemente va bene così, cioè Guarda, sarei ripeto curioso di andare a chiedere a 20 portieri ex se è un problema se un portiere prende e subisce un rigore di più o di meno. no, Sarei veramente è curioso follia. di sentire le risposte tra una risata e l'altra. Ecco, è follia, ma com'è follia per me, giudicare Maignan, cioè se puoi andare ad analizzare la prestazione, puoi dire che nell'ultimo periodo magari rispetto a come eravamo abituati qualcosa in più l'ha lasciata giù. Ma su questo sì, ma ragazzi ha preso dei gol sul palo, colpa. Esatto, Ha preso dei gol da ma qui a fuori giudicarlo così, bah. parabili, colpa. Ha sbagliato in alcune volte, tra l'altro l'appoggio coi piedi, ad esempio mi viene in mente nella partita di forse era Monza, no, a Frosinone. Ha sbagliato un paio di volte coi piedi e una volta quasi ci costa il gol subito all'inizio della partita. Colpa. Ma i rigori. Dio mio. Non vorrei che oggi son un po' cattivo. Non vorrei che sia una sorta di preparazione del terreno, ti dirò, perché inizia veramente a stancare 'sta situazione. Vabbè, c'è Guarda, vi chi difende provoco. i propri giocatori, giustamente o non giustamente non lo so, per quanto mi riguarda è giusto, perché i giocatori sono anche dei tuoi investimenti, cioè, ehm, metterli in buona luce ti fa gioco, a prescindere. Non proteggerli mai, mai ti fa il gioco contrario. Cioè, poi se evidentemente va bene così, perché invece devi dimostrare di aver ragione, di essere il più bello e il più bravo e che cioè che è giusto che magari un giocatore poi vada via perché tu non l'hai protetto e quindi tu non lasciamo perdere dai. Se no mi arrabbio mentre lo dico, quindi evitiamo. Sì, in effetti sarebbe il caso che iniziassero a proteggere un po' di più tutti i tesserati, non solo un tesserato. Al Milan. Ehm, ti provoco Henry, visto che comunque il Bayern ha la possibilità di pareggiare l'offerta, eccetera, quindi di poi andare a portarsi a casa Zirkzee e il Bologna potrebbe anche essere, tra virgolette, "contento" di questo, visto che poi si mette in tasca il 50% della rivendita, vabbè insomma. Saremo un po' tutti felici. Sì. Visto che Maignan ormai è un problema, quindi tanto è giusto venderlo e sbolognarlo, perché tanto mi sembra
un problema, che schifo avere un portiere che è forte. Giusto rimescolare le carte e prendere un portiere che non sai se sarà nei top 5 del mondo. Mi sembra corretto. Bravi, ottima idea. Ma sì, non fare i rigori, cioè, cavoli, però tutti 'sti rigori devi parà, cioè non è possibile che non Mi sembra corretto. Perché se uno nel caso sbaglia 2 mesi, mi sembra corretto venderlo. Sì, è un bidone. Nel Corretto, calcio di oggi è un bidone. corretto, Se fai 3 corretto, partite sbagliate, per me non devi giocare in Serie A, corretto. cioè sei da Ogni tanto pazzi. bisognerebbe anche capire di calcio se si vuol fare 'sto lavoro. Non parlo del giornalista, no, non parlo del giornalista. I colpi per il rilancio. Zirkzee o Sesko, garanzia di gol. Non sto parlando di giornalisti, davvero. No, no, ma l'ho La capito. Croà in difesa per alzare il muro. Caccia le reti di Giroud, una sulle punte di Bologna e Lipsia, dietro piace un altro francese che è appunto la Croà. Lasciamo un attimo da parte la Croà. Lasciamolo Lascerei da in parte parte anche proprio la Croà, cioè per carità, lasciamolo da parte la Croà. mi lascia un attimo anche da parte Sesko, che sta attirando gli sguardi, giustamente, delle grandi di Premier, che tra l'altro con il Lipsia e il mondo Red Bull hanno anche abbastanza un canale privilegiato. Soprattutto c'è una squadra in Premier che ogni tanto pesca facilmente dal mondo Red Bull, che è di Londra e vestita di blu. Tanto Ah, giocatore più e giocatore meno, buttiamone dentro un altro. Eh, sì. Ti lancio 'sta provocazione, visto che tanto Maignan ormai è sulla via del tramonto, è giusto da vendere, e a questo punto, se il buyer vuole, soldi più Zirkzee per Maignan. Ho capito, ma il Bayern prima dovrebbe spenderne 40 per Zirkzee. Sì, Cioè cosa fa? Ne spende 40 per Zirkzee, poi ti gira Zirkzee, ti dà anche tipo 20, 30, 40 milioni per sì, Maignan? sì. Mi sembra un po' fantacalcio. Beh, devo dire che al Milan piace veramente tanto, a parte che piace a tutti, cioè sarebbe da orbi non farsi piacere Zirkzee, però al Io Milan ribadisco quello che piace ho detto proprio qualche giorno tanto. fa: con uno di 'sti Guarda, 2 io sto alla grande. rispondimi. No, non ci sto. Zirkzee e Di Gregorio No, ma no, ma per no, Maignan. no. Zirkzee e Maignan, ma sei il Milan. Cioè io compro Maignan, cioè compro Zirkzee a prescindere da Maignan, ma perché devo venderne u ma perché ogni anno mo devo vendere uno dei top? Cioè scusate, io con tutto il bene che posso volere a Ismail Autofinanziamento, Bennacer, che sapete tutte le volte che dico, che il Milan con Bennacer è una roba e il Milan senza Bennacer è un'altra. Ehm, con tutto il bene che posso volere a uno dei 3 centrali che abbiamo, ciao Kalulu e Tomori, perché forse se proprio devi rinunciare a qualcosa, magari sacrifichi qualcuno lì, no? E voglio un bene dell'anima a tutti e tre, ma così come anche a uno dei magari, che ne so, nuovi che è arrivato e che non trova spazio o che magari puoi sacrificare, penso a Ciukwueze, penso a qualcuno a centrocampo, visto che anche lì ne hai comprati tre. Ma con tutti questi che ti ho detto, no? Benasser, uno dei nuovi un po' più dietro le linee, uno dei difensori centrali, dato che sono in tre, perché devo vendere uno tra Maignan, Teo e Leao? Cioè io quei tre, su quei tre devo costruire, non distruggere. Cioè, mi sembra abbastanza chiaro. Poi arriva l'offerta irrinunciabile per uno di questi 3, ci ragiono, ci penso, capisco quanto è, capisco qual è la volontà del giocatore, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non devo metterli in vetrina 'sti ragazzi, non sono al mercato, a vendere, non lo so, gli asparagi e dire: "Guardate, costan 4 €." Cioè no. E soprattutto andrebbero protetti, se no alla fine vi beccate che il giocatore fa così, perché se non si protegge si deve proteggere da solo. Caro Henry, grazie. Ti ho sentito frizzantino stamattina, mi è piaciuto. Ciao. Ciao, ciao. Ciao a tutti. Mannaggia.
Autotransfer da oltre 20 anni offre servizi taxi per trasferimenti da e per aeroporti e stazioni ferroviarie agli stadi in cui gioca il Milan. Se desideri seguire il Milan nelle sue partite, in caso in trasferta, con noi troverai la soluzione ideale per il tuo trasferimento, a un prezzo molto conveniente. Prenota online auto, minibus o bus per arrivare con un servizio porta a porta direttamente allo stadio o al tuo hotel. Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze di viaggio, il servizio privato di diverse categorie, standard, prestige o il servizio con auto a disposizione. Una volta effettuata la prenotazione, riceverai una mail di conferma del servizio con il relativo voucher di viaggio. Il giorno prima del tuo arrivo o della tua partenza, invece, riceverai un messaggio di conferma del servizio con il nome e il numero di telefono del conducente, che si prenderà cura di te. Ah, dimenticavo! Se sei un ascoltatore di Radio Rossonera, collegati al link per la prossima partita e usa il codice riservato a tutti i tifosi per ottenere un coupon con lo sconto del 10% su tutti i tuoi transfer.